Cari amici, buongiorno. Mi trovo in un luogo pazzesco. Mi trovo a Roma, la mia città, dove sono nato, dove ci vivo, e ve la voglio presentare in tutto il suo storico interesse e splendore. Abbiamo pensato di accogliervi qui, di portarvi nei luoghi che neanche i romani conoscono, dei luoghi segreti, Roma segreta, per venire a fare la vacanza qua. Tutti possono venire, gruppi, bambini, grandi, a fare una festa, a sposarvi a Roma, a fare un party, a festeggiare la vostra laurea, il vostro compleanno. Ma a prescindere da tutti i locali, perché Roma? Perché Roma ha l'origine dell'umanità, l'origine della nostra storia, e mi trovo proprio qui. E non mi trovo qui a Piazza Navona, luogo importantissimo, a Piazza di Spagna, al Vaticano, no, mi trovo qui in Piazza della Bocca della Verità, dove per una serie di cose che adesso vi andremo a spiegare nasce la storia dell'essere umano, dove nasce la Ius Iuris, dove nasce la legge e dove nasce appunto la città più importante dell'impero, la Caput Mundi, Roma. E dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo, la quinta città più grande d'Europa è Roma. Qui ci vivono 2.756.670 abitanti, secondo l'ultima stima, e può vantarsi di essere il comune europeo con la maggiore superficie di spazi verdi. È composta da 15 municipi amministrativi. Nel totale raggruppa 116 comprensori, cioè 22 rioni, che si trovano nel centro storico già dal Medioevo, discendenti dalle antiche regioni volute da Augusto, tutti all'interno delle mura aureliane, ad eccezione dei rioni denominati Borgo e Prati. I nomi dei quartieri dal 1° al 35° sono Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario Nomentano, Tiburtino, Prenestino Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Portuense, Giannicolense, Aurelio, Trionfale, Della Vittoria, Montesacro, Trieste, Tor di Quinto, Prenestino Centocelle, Ardeatino, Pietralata, Collatino, Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio Pignatelli, Prima Valle, Montesagro Alto, Ponte Mammolo, San Basilio, Giuliano Dalmata, Europa, Lido di Ostia di Ponente, Lido di Ostia di Levante, Lido di Castelfusano. In questa città scorrazzano allegramente 3 linee metropolitane su 59 km, toccando 73 stazioni. Si chiamano la metro A, la BB1 e la C. A Fiumicino invece è ubicato l'aeroporto di Leonardo da Vinci, raggiunto da 42 milioni di passeggeri l'anno, mentre il Giovanni Battista Pastine, conosciuto come l'aeroporto Roma Ciampino, si trova sull'Appia, nella periferia sud-est, con un traffico di circa 6 milioni di passeggeri annui. Dunque a Roma volano quasi 50 milioni di persone. I 7 re di Roma sicuramente erano 8. Tradizionalmente vengono indicati come Romolo, Numa Pompilio, Tullio Stilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Ma la leggenda vuole che dai primi anni della fondazione Romolo regnò in comunione con il suocero, il re dei Sabini, Tito Tazio, per circa 5 anni. Romolo dal 753 al 716, e vediamo in questo calcolo, furono 37 anni. Seguì appunto Numa Pompilio dal 716 al 673 per 43 anni, Ostilio dal 673 al 641 per 32 anni, Anco Marzio dal 641 al 616 per 24 anni, Tarquinio Prisco dal 616 al 579 per 37 anni,
Servio Tullio dal 579 al 535 per 44 anni e chiude la lista Tarquinio il Superbo dal 535 al 509 per 25 anni. Quando Romolo fondò la città sul Palatino già preesistevano tribù autoctone. Nella ricostruzione conservata nei musei capitolini si può osservare la forma primitiva delle capanne palatine. I resti di esse si trovano nei pressi della casa di Livia, dove è stata anche ritrovata una tomba datata, pensate, al X secolo a.C. Abbiamo qui la stazione Annona, abbiamo l'Arco di Giano quadrifronte, la chiesa di San Giorgio al Velabro, abbiamo il tempietto meraviglioso dell'Arco del Vincitore. Ho tutta una storia incredibile in questa zona perché è il crocevia dove si incontrano tutte le culture, dove si incontrano le persone da almeno 3.000-4.000 anni. Questa è la particolarità di questo luogo, di questo posto. Questo video è un invito a vedere la città in un'altra maniera, perché ci sono dei luoghi che hanno veramente una grande importanza, come questo centro qui dove ci troviamo in questo momento, come abbiamo anticipato prima. Questo posto è importante perché qui è il crocevia delle transumanze. È interessante ora soffermarci in questo ragionamento che parte da studi storici. Ci sono tanti testi che raccontano un po' la storia delle transumanze. Nei millenni le popolazioni hanno sempre cercato luoghi complici, adatti a sostenere le esigenze di una vita ostile, scomoda, feroce. La natura, gli animali più cruenti, le guerre tra tribù. E così hanno mosso ovunque le mande, le greggi e le proprie famiglie, percorso sentieri, creato strade per raggiungere i mercati, le città, rincorrere la speranza di una vita migliore. Ecco la mappa più antica. Ci sono segnate le strade, le vie, le antiche città dell'impero. Si chiama Tabula Peutingeriana. Un lungo rotolo di pergamena di quasi 7 metri che prende il nome dell'antiquario Konrad Peutinger, che ne ha capito l'importanza. In questa fedele copia medievale ci lasciamo subito rapire dalle iscrizioni e dalle logiche riflessioni. La cartina originale è andata perduta alla forse del 79 d.C., poiché si nota infatti la presenza già della città di Pompei. Tuttavia, per altri indizi, alcuni studiosi collocano la prima realizzazione nel III secolo d.C., all'apice dell'espansione dell'impero romano. Kubitschek, archeologo viennese, ha ipotizzato che la mappa fosse degli anni dell'imperatore Caracalla, diciamo tra il 211 e il 217 d.C. Lo storico prussiano Mannert corregge la datazione spostandola all'epoca di Alessandro Severo, ovvero 222-235 d.C. Tuttavia, l'originale disegnatore ha scelto di mettere su un piano unico tutto il territorio conosciuto che, come si nota bene, raggiunge i confini asiatici. Si accontentò di riprodurre al meglio una carta geografica che si estendesse lungo un'unica linea da occidente verso oriente, collocando le stazioni, gli uffici postali, i paesi. La mappa pone Roma al centro del percorso, raggiunta da ben 22 strade, e da qui continuare il tragitto per raggiungere ogni destinazione dell'impero. Così i viaggiatori raggiungevano il Guado, il Foro Boario, la Valle Murcia e da sempre crocevia delle merci e centro del mondo. Lo straordinario documento è oggi custodito nella Biblioteca Nazionale di Vienna. In questo luogo qui, intorno dove oggi ci sono i parcheggi, dove c'è la strada, dove ci sono i semafori, era tutto allagato, addirittura c'era il porticciolo. C'era il porto con le imbarcazioni per le barche che venivano dal mare, cioè da Ostia, salivano il fiume e poi da qui venivano scaricate le merci
e c'erano gli Orrea, che erano i magazzini proprio più vicino, e tutta la vita di Roma iniziava in questa maniera. I romani si erano collocati sulle colline e da qua gestivano il passaggio dove si pagava il dazio per arrivare al sud, e dall'altra parte si prosegue e si va verso il nord. Il Tevere, fino al VI secolo a.C., creava una zona paludosa, navigabile, che il re Servio Tullio adottò a porto fluviale. Lo chiamavano il Portus Tiberinus. Questo è il guado dipinto olio su tela da Antonio Fontanesi. E qui è molto importante questo punto. Questo luogo ha dei simboli, tra cui questo qui, che è il tempietto di Ercole Vincitore, a cui è legata una storia importante, e di fronte abbiamo l'ara massima di Ercole Vincitore, sempre lo stesso personaggio. L'Ercole è famoso perché l'Ercole è quello delle 12 fatiche, e qui ne fa una extra, fa un bonus di fatica, perché riesce a togliere dai problemi dei romani dell'epoca. Ancora non erano romani, era una popolazione che si appoggiava qua, era un misto, c'erano i greci, c'erano i latini, c'erano gli etruschi, c'erano i sabini, tutti qui intorno. Riesce a togliere un personaggio scomodo, detto il gigante Caco. Infatti qui c'è la scala dei Caci, che indica appunto il luogo dove viveva questo personaggio particolare. Era un prepotente che andava a rubare le mandrie, creava problemi alla popolazione, e Ercole, con l'ausilio della sorella del gigante Caco, probabilmente c'era una relazione, adesso facciamo un po' di gossip, con l'aiuto della sorella riesce a sconfiggere appunto il gigante, toglie dalla popolazione il problema di questo prepotente che cercava di approfittare della pace che invece volevano tutti gli agricoltori e i pastori. Per cui viene ricordato con questo tempio successivamente, e proprio qui di fronte c'è l'ara massima di Ercole, cioè dove venivano fatti i sacrifici. È proprio questo il luogo principale, l'artefice, il motivo che spinge le popolazioni del X secolo a.C. a stanziarsi lungo le rive del Tevere. La via d'accesso, il ponte naturale tra gli Etruschi e le altre popolazioni, che poi sarà geograficamente il luogo del primo ponte Sublicio, da Sublica, la palanca di legno nella lingua dei Volsci, e del ponte Emilio, il ponte dei mercati, del foro Olitorio e Boario, oggi ancora visibile in pochi resti sull'estremità dell'isola, detto dai romani Ponte Rotto, poiché per quasi tutta la sua esistenza è rimasto sospeso. Basti pensare che il primo rifacimento fu opera di Augusto nel 12 a.C., dunque i romani lo chiamano Pons Ruptos da sempre. Il foro Boario era una zona dell'antica Roma giacente alla riva sinistra del Tevere, un crocevia naturale per gli scambi del bestiame e delle carni. Insieme al foro Litorio, mercato della frutta, olio e legumi, rappresentava il vitale centro commerciale. Si poteva infatti raggiungere tramite il fiume, le vie delle antiche transumanze e attraverso gli accessi principali della nuova città quadrata. Il ragionamento da fare importante e interessante è questo: Romolo decide di escludere dal Pomerio, cioè dalla Roma quadrata, dal confine, proprio questo angolo dove c'era l'ala massima di Ercole. Dunque l'ala massima di Ercole è precedente alla fondazione di Roma, ed è importante sapere questo, perché appunto la tradizione di Ercole esiste prima, perché c'erano già i greci. I greci si trovano più avanti, c'è una zona che si chiama Area Sacra di Sant'Aubono, dove ci sono le fondamenta delle vecchie capanne del 900 a.C., per cui prima della fondazione di Roma, che noi sappiamo, edificata nel 753. Gli antichi storici latini ci tramandano che l'area fosse voluta da Evandro, capo della colonia greca che risiedeva lungo il Tevere, per rappresentare la spiritualità, la legge ed invocare la protezione del dio Ercole, assicurando così regolarità nelle compravendite del bestiame. Evandro era il figlio di Hermes e della ninfa Carmenta. Tuttavia, il nome Euandros significa uomo buono. Nacque in Arcadia, ma da lì fu costretto a fuggire, approdando in Italia, proprio nel luogo in cui Romolo e Remo successivamente fondarono Roma. Evandro si stabilì con i suoi compagni e chiamò l'insediamento Pallanteo, in onore del capostipite degli Arcadi. Ed ascoltate bene,
Il capostipite era Pallanto, da cui deriva il nome del colle Palatino. Il tempio di Ercole Vincitore o Ercole Invictus, detto anche Ercole Olearius, come vediamo in questa riproduzione, è adiacente proprio al tempio di Portunno. Entrambi facevano da scenografia all'interno del foro boario. Ancora oggi i romani erroneamente lo confondono con il tempio di Vesta. La sua costruzione fu commissionata da un ricco mercante, Marcus Octavius Herennius, che volle ringraziare il protettore degli Oleari e vincitore di Caco delle sue fortunate ricchezze. Quasi certamente conteneva la statua di bronzo dorato di Ercole con i pomi delle Speridi. È tra i pochi templi pagani ad essere salvato dalla distruzione e venne infatti trasformato e consacrato in chiesa cristiana nel 1132. Il tempio inizialmente fu dedicato a Santo Stefano delle Carrozze e in un secondo momento, nel XVII secolo, consacrato a Santa Maria del Sole. In latino Portuno oppure Portunus o Portumnus era il dio romano dei porti, a cui fu attribuita come madre la dea italica Mater Matuta. Ora la tradizione vuole che all'interno del Tempio della Fortuna, detto Tempio della Fortuna virile, alloggiasse la sacra scultura della dea nell'atto di tenere tra le braccia proprio il figlio detto Portunus. Il letterato Marco Terenzio Varrone lo ricorda nei suoi autorevoli racconti. Tuttavia questo tempio è giunto a noi con il nome di Tempio di Portuno. La straordinaria caratteristica del tempio, come vediamo anche in queste riproduzioni fotografiche, è di essere tra i rari monumenti dell'età repubblicana mantenutosi strutturalmente integro. Il tempietto di Ercole Vincitore e quello di Portunno sono attigui al Tevere e all'isola di Berina. A Roma la tradizione ancora mantiene questo ambiente greco. È meraviglioso pensare che i greci c'erano qua nel 900 a.C. e ci sono ancora i greci gestiscono Santa Maria in Cosmedi. A fianco a Santa Maria in Cosmedi c'è un ingresso molto particolare che nessuno conosce, ma neanche i romani conoscono, dove si accede al Mitreo. Sono i magazzini del Teatro dell'Opera, alle fondamenta dei magazzini del Teatro dell'Opera, al di sotto c'è il Mitreo, poi parleremo del Mitreo. Alle spalle di Santa Maria in Cosmedi, alle spalle del Mitreo, il Circo Massimo. L'odierna basilica approfitta di una preesistente struttura pagana che si trasformò in ritrovo di culto cristiano per volere di Papa Dionisio, prima del famoso editto di Costantino Licinio del 313, che in qualche maniera liberava i cristiani dalla persecuzione. Chiamarono la basilica inizialmente Sancta Maria in Scola Greca, con riferimento alla ripa greca, che denominava questa sponda del Tevere. Divenne in seguito Santa Maria in Cosmedi, appellativo desunto dal famoso e antico monastero di Costantinopoli, il Cosmidion, al quale si richiamò la corporazione affidataria della chiesa. L'interno della basilica è stato completamente ripristinato come doveva apparire già nel VIII secolo. 3 navate, divise da 4 pilastri e da 18 colonne antiche, sormontate da 18 capitelli corinzi, appaiono severe. Ben 11 hanno vissuto i fasti della Roma imperiale. È presente anche la Scola Cantorum, che occupa la seconda metà della navata maggiore, mentre il ciborio gotico, opera di Deodato di Cosma, è del 1294.
La storia dell'arte definisce lo stile cosmatesco, la inconfutabile ornamentazione caratteristica dei marmorari romani, ispirati all'opus alexandrinum bizantino. Come possiamo vedere nel pavimento della basilica e nel ciborio, le tarsie marmoree policrome di forme svariate e fantasiose sono l'ornamento principale che caratterizza l'ambiente monumentale. I pavimenti cosmateschi furono realizzati nelle chiese che sorgevano su antichi templi pagani. Al di sotto della Scola Cantorum vi è la cripta dell'VIII secolo, a pianta rettangolare. Ecco, questi sono i resti suggestivi e visibili del culto e del mito. Nella muratura ancora sono inglobati i resti del podio in blocchi lapidei dell'Ara Massima di Ercole. Nella sagrestia è esposto uno dei 9 frammenti superstiti della decorazione dell'oratorio di Giovanni VII. Questo frammento, mosaico, faceva parte del complesso dell'antica Basilica di San Pietro in Vaticano. L'ingresso alla Basilica di Santa Maria in Cosmedin è preceduto dal nartece, con un protiro sorretto da 2 colonne in granito. Sotto di esso, nel pronao, vi è posta dal 1623 la Bocca della Verità, il mascherone romano in marmo pavonazzetto. Che la Bocca della Verità non era nient'altro che un tombino che serviva per drenare la zona. E poi infatti è stata bonificata e è diventato il foro Boario, il foro Politone. Si chiama Bocca della Verità perché la leggenda vuole che le persone arrivino al cospetto della Bocca della Verità, proprio della fissura, infilano la mano e lì devono dire la verità. E da lì nascono 1000 leggende. In realtà è un tempo. Il mitreo dell'Ara Massima di Ercole si trova. L'intero stabile è stato scoperto nel 1931, quando si fecero i lavori per il deposito del Teatro Nazionale dell'Opera di Roma. Possiamo sapere che era accessibile al pubblico proveniente dal vicino Circo Massimo. All'interno ancora ben riconoscibili vari ambienti. Il mitreo del Circo Massimo era un importante luogo di culto riservato al rito del dio Mitra, un'antica divinità orientale dapprima in conflitto con il dio Sole e successivamente incaricato da quest'ultimo di sconfiggere le forze del male. All'ingresso troviamo lo Speleum, la grotta, ovvero una stanzetta con nicchia, l'apparatorium, che serviva agli officianti per indossare le vesti di rito. 2 nicchie con le basi marmoree invitano ad entrare. Avrebbero ospitato i 2 dadofori, Cautes e Cautopates, che sono delle mitiche figure del culto mitraico. Altre 4 sale proseguono dopo un grande arco posto all'apertura centrale. 2 edicole nicchie occupano il resto. Al centro dell'arco è interrata una grande anfora in terracotta, dove si presume venisse raccolto il sangue della tauroctonia. Riconoscibile qui il pavimento di epoca dioclezianea. Gli adepti, solo dopo un preciso rituale, raggiungevano il grado elevato per arrivare a vedere l'immagine del dio Mitra, che, come suggeriscono gli archeologi, nel mitreo del Circo Massimo doveva trovarsi all'interno di una edicoletta a forma di nicchia semicircolare, sovrastata da una semicupola. Nella rappresentazione in marmo di 87 cm di altezza e di 164 di lunghezza, trovata all'interno dei locali di scavo, vi è una iscrizione voluta dal dedicante che tradotta recita: al dio Sole invitto Mitra, Tiberio Claudio Hermes. In seguito ad un voto offre l'immagine del dio. Mitra ha il volto piegato di fianco, incorniciato da riccioli ed ha un aspetto molto giovanile.
Gli occhi fissi lontano danno adesso un'aria sognante, serrata alla cinta e un paio di brache che coprono anche i piedi. Sulle spalle ha gettata la clamide, sul capo porta il berretto frigio ornato di una stella. L'aria, tagliata nella corsa, lo investe e ne solleva gli indumenti. Mitra è saltato in groppa al toro. E prosegue. In fondo della scena è tutto inuguale, ma liscio, tranne che nell'angolo sinistro, dove è scolpita la roccia della mitica montagna in cui s'apre in basso l'imboccatura della grotta. Avanti a questa è rappresentata una piccola figura, uguale del tutto ai Dadofori, e quindi a Mitra, ma d'aspetto ancora più giovanile, che porta sulle spalle un toro trascinandolo per le zampe anteriori. Sul terreno, sotto di esso, guizza un piccolo serpente. La roccia, scolpita a bozze e a fiori, si innalza compatta per un tratto, poi forma una risiera, dalla quale emerge una sorta di vetta. Sopra l'imboccatura della grotta, da un foro si affaccia una lucertola. I due Dadofori, uno con la fiamma rivolta in alto e l'altro tenendola in basso, sono Cautes e Cautopates. Posti ai lati del dio Mitra, rappresentano rispettivamente l'alba e il tramonto, nel contempo il significato spirituale e filosofico della complementarità degli opposti. Mitra si trova al centro della scena a raffigurare il giorno che nasce al mattino e si estende prima di incontrare la notte. A completare il culto misterico gli altri elementi: il cane, il serpente e lo scorpione, ritratti per simboleggiare la lotta perenne tra il bene ed il male. Il cristianesimo successivamente prenderà spunto, soprattutto nelle fasi liturgiche, dal mitraismo. Il dio Mitra, infatti, nell'interpretare il mito del Sole Invictus, ovvero invincibile, si reputa sia nato il 25 dicembre, appunto il giorno del solstizio, e ha una vita terrena di soli 33 anni. È facile constatare la similarità con la nascita di Gesù. Percorrendo una via laterale accanto a Santa Maria di Cosmedi, raggiungiamo invece un'area che si trova nel bel mezzo tra il Palatino e l'Aventino. E questa è un'altra meraviglia tra le centinaia di migliaia di meraviglie di questa città famosissima, lo sapete tutti, il Circo Massimo. È qui che si svolgevano ciclicamente raduni e feste locali, in gran parte di ispirazione religiosa, poiché, come abbiamo già visto, la zona approfittava della posizione geografica a ridosso dei mercati e del porto. Essa godeva di grande popolarità. Era conosciuta anche dai forestieri e da chi abitava fuori del Pomerium Romuleo. Nella mitologia romana, la conservazione del seme del grano, dei depositi delle merci, era affidata ad una divinità chiamata Conso, Consus in latino. Proprio nel centro della spina del Circo Massimo, infatti, i romani avevano edificato una raconsi. Consisteva in un altare sotterraneo, poiché il compito del dio era specificatamente quello di sovrintendere alle derrate stipate nel sottosuolo. Alcuni storici sostengono che l'ipogeo fosse stato realizzato prima dell'insediamento romuleo da tutte le famiglie residenti nei paraggi, a sostegno di un accordo ecumenico tra i locali. Si fa politica e si fa anche la religione. L'etimologia del nome Consus non è certa, come gran parte dei termini arcaici. Esiste comunque un verbo latino, conserere, che vuol dire seminare, oppure il verbo condere, che significa fare provvista. Tuttavia il termine consus sarebbe anche un sostantivo verbale arcaico che rappresenta l'atto del depositare il grano, di iniziare. L'area sotterranea, o coperta di terra, veniva scoperta unicamente durante le feste a lui dedicate, dette i consualia. Potremmo stare ore a raccontare la storia del Circo Massimo. Forse in occasione di dette feste i romani, come peraltro era uso nella tradizione greca, quando fondavano nuove città, misero in atto il famoso ratto delle Sabine.
riunirono le comunità locali nella valle e nel mezzo della saga rapirono le fanciulle. Qualcuno maliziosamente fa notare forse una parte non del tutto ignara e consenziente. Come vediamo in questo quadro, dove viene rappresentato il rapimento traslato in una scenografia cronologica contemporanea al pittore. È molto carina e curiosa vedere anche una moneta romana dove viene rappresentato in maniera ironica, ma comunque in una miniatura meravigliosa, il ratto delle Sabine. Massimo, quello che adesso noi vediamo è la parte superiore che nasconde le gratinate. Le prime sedute in legno per ospitare gli spettatori in gran parte removibili sono del VI secolo a.C., all'epoca di Tarquinio Prisco. Vennero utilizzate per i grandi ludi romani organizzati per la vittoria sulla città di Apiole. In seguito le dimensioni del Circo Massimo divennero imponenti, lungo 600 metri e largo 140. La facciata esterna aveva 3 ordini, le gratinate poggiavano su strutture in muratura che ospitavano i passaggi e le scale per raggiungere i diversi settori. Era fornito di ambienti di servizio interni ed altre botteghe aperte verso l'esterno. L'arena era in origine circondata da un canale naturale chiamato Euripo, largo quasi 3 metri. Più tardi deviato e ricoperto tutt'oggi, insieme ad altri fossi sotterranei, impedisce di effettuare lavori di ripristino. Sul lato sud si trova attualmente la torretta medievale detta della Moletta, appartenuta ai Frangipane. I lavori di scavo, proprio a causa della presenza del canale sotterraneo, hanno subito notevoli ritardi e complicazioni e dalla zona occupata oggi dalla torretta, nel 64 d.C., divampò il terribile incendio di Roma attribuito a Nerone. Nell'arena del Circo Massimo si svolgevano le corse dei carri con 12 quadrighe, bighe a 4 cavalli. La gara imponeva di effettuare 7 giri intorno alla spina centrale rifinita all'estremità da 2 mete. 7 uova e 7 delfini, da cui sgorgava l'acqua, erano utilizzate per contare i giri della corsa. A nord, sul lato corto rettilineo, una struttura composta da 12 gabbie, detta carceres, si trovava dove oggi è il magazzino del Teatro dell'Opera di Roma. Gli stalli, disposti obliquamente, permettevano l'allineamento dei concorrenti ed erano azionati da un meccanismo che ne permetteva l'apertura simultanea. Sul Circo Massimo affacciava il Palazzo dell'Imperatore, edificato sul Palatino a fianco alle antiche capanne di Romolo e Remo. Roma è la città dei 7 colli, ma quelli odierni non corrispondono a quelli tradizionali. All'epoca della fondazione riferiscono ad una serie di alture dette montes che formavano il Septimontium, dove si collocavano il Palatino, ovvero il Palatium e il Cermalus. All'Esquilino ve ne erano 3, il Fagutal, l'Oppius e il Cispius. La Velia, nelle vicinanze del Colosseo, collegava Palatino e Colle Oppio e fu in parte spianata negli anni 30 per la realizzazione di Via dei Fori Imperiali. Infine il Celius o il Kerketal. Il Septimontium fu allargato in seguito anche a 2 colles del Viminale e il Quirinale. Quest'ultimo a sua volta includeva il Latiaris, il Mucialis e il Salutaris. I monti appena citati erano collegati al Campidoglio da un'altura chiamata Sella, che fu completamente spianata da Apollodoro di Damasco per la realizzazione dei famosi mercati traianei e della colonna traiana. Ai piedi del Cermalus, che identificava appunto la residenza dei 2 gemelli, si trovava un altro luogo che interessa la nostra passeggiata archeologica e che stiamo raggiungendo. Ora sto camminando su via San Teodoro, ai piedi del Palatino. Qui si snodava un'importantissima strada dell'antica Roma, il Vicus Tuscus, che nel corso della sua esistenza vide fasti e nefasti, processioni sacre durante i giochi circensi, ma anche vico malfamato. Sappiamo essere stato attorno al 193 a.C. addirittura luogo di prostituzione maschile. Identificava il borgo abitato dagli artigiani e gente etrusche, dunque potremmo semplificare, si poteva chiamare anche Via Etrusca.
Da questa cancellata possiamo osservare i resti delle antiche capanne erette sul Cerbalus. Via del Velabro, da vel, in latino arcaico, palude. Infatti qui c'era la palude, come abbiamo già detto. San Giorgio al Velabro, una chiesa importantissima. L'Arco di Giano con 4 forcipi, 4 ingressi. Poi giù in fondo abbiamo il foro Boario, il foro Lidorio. L'Arco di Giano era il mercato del pesce all'epoca, per cui era anche riparato appunto dall'Arco di Giano. Anche qui si potrebbe parlare per ore, ma questo è uno scorcio bellissimo, importantissimo, perché la leggenda vuole che proprio in questo punto, dove c'è l'Arco di Giano, dove c'è la chiesa di San Giorgio al Velabro, si sia incagliata la cesta con Romolo e Remo. Dietro abbiamo il Palatino, le vecchie capanne dove poi Fausto e H. Larenzia accudiscono i 2 gemelli. La chiesa di San Giorgio in Velabro è situata nel rione Ripa. Ripa perché è vicino alla riva del Tevere e per questo soggetta alle alluvioni del passato. Il porto di Berinus era infatti adiacente. Nel XVI secolo la chiesa era anche conosciuta come San Giorgio la Fonte, per la vicinanza con la fonte di acqua minerale situata proprio a pochi metri di distanza a ridosso dell'Arco di Giano. San Giorgio inoltre era patrono delle milizie bizantine ubicate nei pressi del foro Boario. La chiesa è una tappa stazionale del giovedì dopo le ceneri, già per volere di Papa Gregorio II dal 715 al 731. All'interno 3 navate, quella centrale termina con un'abside semicircolare. Non è presente la navata trasversa, tuttavia la forma strutturale richiama al simbolo della cristianità. Le colonne che dividono le navate non sorreggono una trabeazione continua, ma una serie di arcate a tutto sesto, come è facile trovare in altre basiliche romane. La pianta è irregolare. Notiamo che l'aula è di forma trapezoidale, le parti perimetrali non sono dritte e le arcate di divisione non hanno né altezza né luce costante. L'abside non è in asse con l'ingresso. Questa particolare curiosità architettonica, dove la costruzione mostra evidenti irregolarità, è dovuta alla presenza e al riutilizzo di strutture precedenti, adattate allo scopo liturgico. L'affresco del Catino raffigura Gesù tra i santi Giorgio, Maria, Pietro e Sebastiano. La presenza sia di San Giorgio che di San Sebastiano è la testimonianza del fatto che alla fine del XIII secolo era ancora viva l'intitolazione alla chiesa ad entrambi i martiri. Il dipinto fu per secoli attribuito a Giotto, tuttavia i critici ritengono invece sia opera di Pietro Cavallini. La composizione artistica è una proiezione in chiave tardo duecentesca del mosaico absidale posto della Basilica dei Santi Cosme e Daviano in Roma del 530 circa, pochi anni dal crollo dell'Impero Romano d'Occidente. La facciata della chiesa è detta a salienti ed è preceduta dal portico ricostruito nelle forme originali, soprattutto dopo i recenti eventi di epoca contemporanea. Nella notte tra il 27 e il 28 luglio del 1993, all'8° minuto del mattino, la chiesa fu oggetto di un attentato che distrusse gran parte del portico, come possiamo vedere in questo filmato di repertorio della RAI. Appena trascorsa la mezzanotte, ancora a Roma, via del Velabro, nuova esplosione. Crolla il portico della chiesa di San Giorgio, sfondato il portale d'ingresso, l'intonaco della facciata in rovina. La chiesa è una delle più importanti della città e della cristianità. Il campanile venne edificato prima del portico, che risulta addossato alla torre, la quale a sua volta poggia in parte sul vicino Arco degli Argentari.
La torre alla base è costituita da un quadrilatero irregolare. Il basamento interamente inglobato nelle strutture murali della chiesa e del portico è privo di apertura verso l'esterno. Alla sinistra della base del campanile, e in essa parzialmente inglobato, è l'arco degli Argentari, eretto nel 204 dalla Corporazione degli Argentari. Rimango sempre senza parole quando mi capita di venire qui davanti, in questo posto particolarissimo, segreto. Accanto all'effigie di Ercole, sull'architrave, è posta un'epigrafe che recita Argentari et negoziantes boari huius loci, i banchieri e i commercianti boari di questo luogo. Prodotto comprato, costruito appunto dai banchieri dell'epoca, in onore a Settimio Severo e tutta la famiglia. È una dedica riservata agli Augusti Settimio Severo e Caracalla, al Cesare Geta e a Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, e a Fulvia Plautilla, moglie di Caracalla. Ma i nomi di Plautilla, la moglie esiliata nel 205 e fatta uccidere dallo stesso Caracalla nel 211, e di Geta, fratello minore del nuovo imperatore, ucciso da lui stesso nel 212, furono entrambi completamente cancellati dal frontone per volere del loro carnefice. Pratica prevista per ottemperare alla terribile e peggiore condanna che il diritto romano applicava ai traditori della patria e del Senato, la damnatio memoriae. La damnatio memoriae verso il fratello, verso Geta, che lo cancella proprio di fatto, toglie le immagini addirittura anche dal monumento. Molto interessante questo luogo perché poi rappresenta un punto storico di importanza eccezionale. Adesso non si vede più perché la chiesa di San Giorgio al Velabro chiude, copre quella via. C'era una via, come vedete, c'è un sentiero, è praticamente la via che porta fino al Foro Romano, dove appunto le persone potevano venire dal Foro Romano, attraversare il Vico Giugario, passare sotto l'Archetto degli Argentari, passare sotto l'Arco di Giano ed arrivare al Foro Boario, al Foro Olitorio. Ne approfitto di questo momento per farvi vedere anche i dettagli che sono meravigliosi di questa opera d'arte nascosta in questo angolo prezioso della capitale. Il monumento misura 6,15 metri di altezza ed è largo 3,30 metri. Secondo recenti studi archeologici, 5 statue sormontavano l'intero archetto. Probabilmente rappresentavano le figure principali della famiglia severiana. All'interno del passaggio 2 pannelli contrapposti mostrano rilievi con le figure celebrate. Sul lato sinistro Caracalla, che in origine aveva accanto Plautilla, e Plauziano, come dicevo, cancellati. Sul lato opposto sono raffigurati Settimio Severo e Giulia Domna, mentre in basso una figura erasa doveva sicuramente rappresentare quella di Geta. Esternamente nei pilastri sono raffigurati soldati e prigionieri barbari, stendardi militari, vittorie e aquile con ghirlande e vittime sacrificali. Ora basta voltarsi alla sinistra dell'archetto per essere avvolti dalla imponente figura dell'arco di Giano, Giano Dio bifronte, del passato e del futuro, primo mese dell'anno, detto gennaio. Costruito probabilmente nel IV secolo, è a pianta quadrata ed è alto 12 metri con 16 di lato, composto da 4 pilastri che sostengono una volta a crociera. Deve essere identificato con l'Arcus Divi Costantini. Nei piloni risiedono nicchie che ospitavano statue in grandezza naturale. Se ne contano 12 su ogni faccia che guarda verso est ed ovest e 4 su ogni faccia verso nord e sud. Restanti nicchie sono finte. Fu restaurato e riportato nella sua forma originale nel 1827, ma l'attico che lo sormontava, come si vede nelle antiche stampe, fu demolito.
Tutte le strade portano a Roma. Dalla terrazza sul Foro Romano non è evidenziata, passando inosservata, un'antica e importantissima via basolata. Eppure guardate qua, i resti sono ancora sotto gli occhi di tutti. La via Triumphalis, una via consolare dell'antica Roma, allora chiamata appunto via Triumphalis, raggiungeva il Campidoglio partendo da Veio. Proprio qui, appena dopo il muretto che protegge i visitatori distratti dalla suggestiva vista sul foro, guardate. Il nome così altisonante si crede derivi dal trionfo appunto di Furio Camillo sui veglienti. La cerimonia prevedeva un ampio corteo composto da legionari vittoriosi, prigionieri che accompagnavano fino al tempio di Giove il Triumphator. Qui passarono i grandi nemici e condottieri della storia romana, Vercingetorige, Cesare, Traiano, i Flavi. La funzione imponeva che uno schiavo romano, nell'atto di sorreggere la corona d'oro sulla testa del trionfatore, recitasse per tutto il percorso la nota frase «Respice post te, hominem te memento», guarda dietro di te, ricordati che sei un uomo. Bellissima questa rappresentazione su un'antica tazza, come vedete, meravigliosa tazza dell'imperatore Tiberio. La strada che prende il nome dalla Rupe d'Arpea si curva verso la salita che porta al Palazzo Senatoriale, il palazzo del Comune di Roma. Questa qui è una sosta obbligata, non esiste nessun angolo del mondo una vista così eccitante, imponente. Questa finestra naturale sulla storia ammutolisce qualsiasi turista e spettatore. Lo spettacolo qui servito da circa 3000 anni, un particolare insegue l'altro. La scenografia è ricca di eventi, tutto insieme, è come il gioco dello Shanghai, lo conosci? Dove i legnetti sono tutti mescolati? Ecco, lo studioso e l'appassionato giocano a spartire i reperti, i marmi, le colonne, i fatti, a tirare su i legnetti, individuare i luoghi della storia e della mitologia universale. Il foro romano, in latino Forum Romanorum, o semplicemente Forum, cioè ciò che è fuori dalla città. Infatti il foro si trova ai piedi del Colle Palatino, al lato di Via dei Fori Imperiali, e custodisce la stratificazione dei resti di quegli edifici e monumenti delle epoche risalenti per gran parte alla storia antica di Roma, dove, contrariamente ai fori Boario e Olitorio, si svolgeva la politica, il diritto giuridico, il centro religioso ed economico della città. Potremmo anche dire il power core della civiltà romana. E qui c'è chiusa e raccolta tutta la storia della città, la storia dell'umanità, piena di turisti ovviamente, tutti vengono qui a vedere questo scorcio incantevole, pazzesco, dove possiamo individuare velocemente l'arco di Settimo Severo, il tempio di Saturnio, il tempio di Vespasiano, l'Apis Niger, la via Sacra, il tempio del Divo Giulio, e poi abbiamo la casa delle Vestali, il tempio di Vesta, l'arco di Tito e giù in fondo il Colosseo. Tutto racchiuso in pochi metri, in queste centinaia di metri, da dove comincia la storia di Roma. Alle mie spalle il tabularium, che è l'archivio di Stato, e poi giù in fondo possiamo raggiungere la piazza michelangiolesca del Campidoglio. Dalle battaglie contro i Sabini, il Lacus Curtius, individuabile sotto i Rostra, passando per la cremazione di Cesare fino all'avvento dell'età medievale, la Valle del Foro è stata teatro di eventi e sede di istituzioni di importanza tale da aver determinato e influenzato in modo preponderante le basi politiche, giuridiche, culturali e filosofiche e il corso storico del pensiero della civiltà. Il foro si era trasformato in campo erboso, contornato da chiese e cosparso di rovine, di monumenti antichi affioranti dal terreno, come mostra il Piranesi in un'incisione del 1750. Ma con gli scavi iniziati nei primi anni del XX secolo ed ancora in corso, è il sito archeologico più illustre tra i più visitati al mondo. Pensate che nel 2016 si sono registrati 7 milioni di visitatori. Tra i vari monumenti disposti qui in millenni, la pavimentazione
che in alcuni punti ancora si intravede, è databile al 12 a.C. Tuttavia, il professor Andrea Carandini, autore di importanti recuperi archeologici dell'area, ha recentemente individuato uno strato pavimentale che risale all'8 secolo a.C. Da qui tanti imperatori vollero farsi ricordare costruendo templi, basiliche e luoghi che portano il loro nome. E l'adiacente via dei Fori Imperiali, realizzata nel 1932 con il nome di Via dell'Impero, nasconde parte dei reperti ancora sotterranei e divide la zona dei fori in due distinte porzioni. Deve la sua attuale denominazione ai resti monumentali proprio dei fori di Cesare Augusto, di Nerva, della Pace e di Traiano. A questo punto della mattinata io mi inerpico, vado su in alto dove c'è la piazza Michelangelo del Campidoglio. Abbiamo fatto questo percorso insieme e spero che vi sia piaciuto. Roma ci offre uno spettacolo d'arte varia con impareggiabili generosità, non solo i fasti del passato. La nostra passeggiata può proseguire ancora per ore, oso dire per giorni, se non settimane o mesi. Pensa tu che 145 sono i luoghi museali da visitare nella città, musei archeologici, moderni, contemporanei, scientifici, regionali, statali, che trattano di storia, fisica, arte e tecnologia. Stravaganza è un'agenzia di eventi e servizi che insieme ad esperti e assistenti per i bambini e per tutte le fasce di età, con la collaborazione di accompagnatori turistici e guide archeologiche multilingue, propone itinerari indimenticabili che ripercorrono nei luoghi più segreti i fasti della storia dell'uomo, proprio dove sono accaduti. Vi aspetto numerosi, contento di farvi conoscere questa straordinaria città. Un abbraccio a tutti quanti. Per info e dettagli puoi visitare il sito web stravacanza.com oppure il sito aromaticiportoio.it.